Ciao ragazzi, in questo tutorial continuiamo il discorso iniziato nel video precedente e ricaviamo, con degli esempi numerici e con il supporto del software GeoGebra, due formule che ci permettono di calcolare rispettivamente le coordinate del punto medio di un segmento di estremi noti e la distanza fra due punti nel piano cartesiano. Le formule saranno poi applicate nella risoluzione degli esercizi proposti. Iniziamo. Consideriamo due punti qualsiasi nel piano cartesiano, ad esempio il punto A 3, 2 e il punto B 9, 6. Congiungiamo i due punti. Vogliamo determinare la posizione del punto medio fra A e B. Chiamiamo questo nuovo punto M. Come si può notare, il punto M si trova a metà strada tra la posizione del punto A e del punto B, sia in orizzontale che in verticale. Siccome in orizzontale l'ascissa di A è 3 e l'ascissa di B è 9, a metà strada tra il 3 e il 9 c'è il punto di ascissa 6, che è proprio la media tra 3 e 9, cioè 3 più 9 fratto 2. In verticale accade la stessa cosa. La y di A è 2, la y di B è 6 e il punto M in verticale si trova a metà strada, cioè si trova ad altezza 4. 4 è proprio la media aritmetica tra 2 e 6. Abbiamo dunque dedotto che l'ascissa di M è la media aritmetica tra l'ascissa di A e l'ascissa di B, mentre l'ordinata di M è la media aritmetica tra l'ordinata di A e l'ordinata di B. Dunque, per ricavare l'ascissa di M, bisogna fare 3 più 9 fratto 2 e otteniamo 6. E per ottenere l'ordinata di M, bisogna fare 2 più 6 fratto 2, cioè 4. Più in generale, se il punto A ha coordinate x con A, y con A e il punto B ha coordinate x con B, y con B, il punto medio avrà l'ascissa uguale a xa più xb fratto 2, cioè la media tra la x di A e la x di B, e l'ordinata del punto medio sarà data da y con A più y con B fratto 2, cioè la media fra la y di A e la y di B. Il punto medio M sarà dunque il punto con queste coordinate. Ti propongo ora questi 8 esercizi in cui dovrai applicare la formula per il calcolo delle coordinate del punto medio. Ricordo che l'esercizio personale è necessario, oltre che per comprendere la formula, anche per memorizzarla e farla propria. Metti dunque in pausa, ci sentiamo fra poco per la soluzione. Iniziamo con il primo esercizio. Il punto A ha coordinate meno 4 più 1 e il punto B ha coordinate più 3 più 6. Il punto medio ha le seguenti coordinate. La x del punto medio è data dalla media aritmetica tra la x del punto A e la x del punto B, cioè è meno 4 più 3 fratto 2. E la y del punto medio è data dalla media aritmetica tra la y di A e la y di B, cioè è data da 1 più 6 fratto 2. A conti fatti, il punto medio ha coordinate meno un mezzo, 7 mezzi. Utilizzando GeoGebra rappresentiamo graficamente i punti A e B sul piano cartesiano e vediamo se il punto M trovato è quello esatto. Il punto A ha coordinate meno 4 più 1, il punto B ha coordinate più 3 più 6 e, calcolando il punto medio, troviamo che il punto medio ha coordinate meno 0,5 più 3,5, come possiamo notare qui a sinistra. Ma se noi notiamo, meno un mezzo è uguale a meno 0,5 e 7 mezzi, 7 diviso 2, fa proprio 3,5. Dunque i calcoli effettuati sono esatti. Nel secondo esercizio le coordinate di A sono meno 3, 3 e le coordinate di B sono 5, meno 1. Facendo la media tra la x di A e la x di B otteniamo meno 3 più 5 fratto 2 e facendo la media tra la y di A e la y di B otteniamo 3 meno 1 fratto 2
A conti fatti troviamo che il punto M ha coordinate 2 mezzi, 2 mezzi, cioè M è il punto di coordinate 1, 1. Verifichiamolo con GeoGebra. Dopo aver rappresentato i punti A, meno 3, 3 e B, 5, meno 1 ed aver individuato il punto medio del segmento, ci accorgiamo che ha coordinate 1, 1, come è riportato qui a sinistra. Dunque, anche questo calcolo è stato fatto esattamente. Riporto ora le soluzioni degli 8 esercizi proposti. Questi sono i primi 4 e questi sono gli altri 4. Controlliamo ora i risultati utilizzando GeoGebra. Esercizio numero 3. A è il punto 3, 2. B è il punto meno 3, meno 2. Come possiamo vedere, M è il punto 0, 0, come indicato qui a sinistra. Esercizio 4. A è il punto 3, meno 3 e B è il punto meno 6, meno 1. Il punto M ha coordinate meno 1,5, meno 2, come indicato qui a sinistra. Il punto da noi trovato, meno 3 mezzi, meno 2, è lo stesso punto poiché 3 diviso 2 fa proprio 1,5 e quindi questo punto è meno 1,5 meno 2. Esercizio 5. Il punto A è meno 3, meno 1. Il punto B è meno 7, meno 4. Il punto M ha coordinate meno 5, meno 2,5, cioè meno 5 mezzi, come indicato qui. Esercizio 6. Il punto A è meno 3 più 1. Il punto B è meno 1 più 6. Il punto M ha coordinate meno 2 più 3,5, cioè più 7 mezzi. Esercizio 7. Il punto A ha coordinate più 3 più 5. Il punto B ha coordinate più 7 più 1. Il punto M ha coordinate 5, 3, come mostrato qui. Esercizio 8. Il punto A ha coordinate 2, meno 4. Il punto B ha coordinate 7, meno 2. Il punto medio ha coordinate 4,5, meno 3, cioè 9 mezzi, meno 3. Nel prossimo video tutorial, quando parleremo di triangoli, faremo ancora uso di questa formula. Ora introduciamo la formula della distanza fra due punti nel piano cartesiano. Consideriamo due punti nel piano cartesiano, ad esempio il punto A di coordinate 3, 2 ed il punto B di coordinate 7, 5. Congiungiamo i due punti con un segmento. Vogliamo determinare la lunghezza del segmento AB. Il vantaggio di una rappresentazione grafica sul piano cartesiano è ovvio. Possiamo facilmente individuare un triangolo rettangolo che ha il segmento AB come ipotenusa e quindi utilizzare il teorema di Pitagora per determinarne la lunghezza. Tracciamo quindi un segmento orizzontale che parte da A ed un segmento verticale che parte da B. Questi due segmenti si incontrano in un punto C. Il triangolo ABC è un triangolo rettangolo e la lunghezza dei suoi cateti è molto semplice da calcolare. È sufficiente contare i quadretti in orizzontale tra A e C, che nel nostro esempio sono 4, e quelli in verticale tra B e C, che sono 3. Una volta ottenute le due misure, possiamo applicare il teorema di Pitagora e calcolare la lunghezza di AB. La lunghezza del segmento AB è dunque data dalla radice quadrata di AC al quadrato più BC al quadrato, cioè cateto al quadrato più cateto al quadrato. Sostituendo i dati numerici si ha che AB è uguale alla radice quadrata di 4 al quadrato, che è AC al quadrato, più 3 al quadrato, che è BC al quadrato, ed è dunque data dalla radice di 16 più 9, cioè la radice di 25, che è 5. Passiamo ora al caso generale, in modo da determinare una formula che ci permetta di calcolare la distanza, eventualmente anche senza l'ausilio della rappresentazione grafica. Consideriamo dunque due punti sul piano cartesiano, il punto A di ascissa x con A e ordinata y con A e il punto B di ascissa x con B e ordinata y con B.
Per determinare la lunghezza del segmento AB, dobbiamo determinare la lunghezza dei cateti del triangolo rettangolo ABC, cioè di AC e di BC. La lunghezza di AC si ottiene sottraendo alla scissa di B, cioè x con B, la scissa di A, cioè x con A, ed è dunque x con B meno x con A. E la lunghezza del cateto BC è data dall'ordinata di B, cioè y con B, meno l'ordinata di A, cioè y con A, ed è dunque y con B meno y con A. La lunghezza del segmento AB è dunque data, per il teorema di Pitagora, dalla radice quadrata di AC al quadrato più BC al quadrato, ed è dunque uguale alla radice quadrata di x con b meno x con a al quadrato più y con b meno y con a al quadrato. Abbiamo così ricavato una formula generale per il calcolo della distanza fra due punti nel piano cartesiano, formula che utilizzeremo negli esercizi che ora vi propongo. Cominciamo con questi primi 8 esercizi. Determina la lunghezza dei seguenti segmenti di estremi A e B. Io risolverò i primi due, lascerò a te il compito di risolvere gli altri 6. Iniziamo dal primo esercizio. Il segmento di cui vogliamo calcolare la lunghezza ha estremi A meno 4,1 e B 3,6. Applichiamo la formula per il calcolo della distanza. Per risolvere questo esercizio, senza litigare troppo con i segni, vi propongo questa strategia. Copiamo le coordinate di B e cambiamo di segno le coordinate di A. Quindi copiamo la x di B che è 3, cambiamo di segno la x di A che diventa più 4. Copiamo la y di B che è 6 e cambiamo di segno la x di A che è meno 1. Svolgendo i calcoli si trova che AB ha lunghezza radice di 74. Dunque si possono sempre copiare le coordinate di un punto e cambiare di segno le coordinate dell'altro punto. Avremmo potuto fare la stessa cosa copiando le coordinate di A e cambiando di segno le coordinate di B. Il risultato sarebbe rimasto invariato poiché tutti i termini sono elevati al quadrato. Risolviamo ora il secondo esercizio. Dobbiamo trovare la lunghezza del segmento di estremi A meno 3,3 e B 5 meno 1. Applichiamo dunque la formula per il calcolo della distanza copiando le coordinate di B e cambiando di segno le coordinate di A. Abbiamo dunque che la distanza è data da 5 più 3 al quadrato più meno 1 meno 3 al quadrato. A conti fatti la lunghezza di AB è di radice di 80, cioè 4 radice di 5. Lascio ora a te il compito di risolvere gli altri 6 esercizi. Metti in pausa. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Ed ecco le soluzioni dei 6 esercizi. Nell'esercizio numero 3 ho copiato le coordinate del punto A e ho cambiato di segno le coordinate del punto B. A conti fatti ho trovato che la lunghezza di AB è radice di 52, cioè 2 radice di 13. Nel quarto esercizio ho fatto la stessa cosa, ho copiato le coordinate di A e ho cambiato di segno le coordinate di B e a conti fatti ho trovato che AB è la radice di 85. Anche nel quinto esercizio ho copiato le coordinate di A e ho cambiato di segno le coordinate di B. Ho trovato che la lunghezza di AB è 5. Nel sesto esercizio invece ho copiato le coordinate di B e ho cambiato di segno le coordinate di A. A conti fatti AB è uguale a radice di 29. Nel settimo esercizio ho ancora copiato le coordinate di B e ho cambiato di segno le coordinate di A. Alla fine AB è risultato di radice di 32, cioè 4 radice di 2. Nell'ultimo esercizio, infine, ho copiato le coordinate di B e ho cambiato di segno le coordinate di A. A conti fatti AB è risultato di radice di 29. Nel prossimo video tutorial introdurremo la formula per calcolare le coordinate del baricentro di un triangolo i cui vertici sono noti e calcoleremo anche l'area del triangolo. Risolveremo poi completamente alcuni triangoli determinando la lunghezza dei lati, le coordinate dei punti medi dei lati, la lunghezza delle mediane, il baricentro, il perimetro, l'area e la lunghezza delle tre altezze. Vi aspetto. Ciao!